E ora metti da parte i pensieri e pensa solo a cucinare. Frittata di verdure al forno. 5 ricette per quando non abbiamo voglia di cucinare, ma vogliamo portare qualcosa di nutriente in tavola. Iniziamo con una frittata al forno. Al forno perché non la dobbiamo girare, non c'è pericolo che si bruci e non ci pensiamo più. Un pizzico di sale e origano se piace e sbatto con una frusta. Questa è una ricetta per 4 persone, utilizzerò 8 uova e accendo il forno a 200 gradi. Cosa mettiamo in questa frittata? Metto una bella cipolla rossa, una zucchina e pomodori. Ovviamente la scelta dipenderà da quello che abbiamo in frigo. Verso dell'olio d'oliva nella teglia. La zucchina la taglio a metà in verticale e poi a fette abbastanza sottili. In questo modo cucinerà più velocemente. E i pomodori li taglio semplicemente a metà. Questi sono piccoli e quindi va bene così, altrimenti se sono più grandi anche in 4. Qua aggiungerò nelle verdure semplicemente il sale. Se volete aggiungere delle spezie, fatelo pure. Mescoliamo con le mani, facciamo un unico strato di verdure in modo che si possano dorare velocemente. Il forno è caldo, cuociamo le nostre verdure per 10-12 minuti. Perfetto, ho lasciato il forno acceso e adesso termino la ricetta versando l'uovo sopra le verdure e dei pezzetti di feta. La feta è uno dei miei formaggi preferiti e vi dico la verità, spesso acquisto la versione vegetale perché è comunque molto buona e saporita. Rimetto in forno abbassando però la temperatura a 180 gradi per 20 minuti. Ecco pronta la nostra frittata. Guardate che meraviglia, dorata, alta, morbida, invitante, perfetta per una colazione, pranzo, cena, massimo del sapore con il minimo sforzo. Tortillas di verdure che mi sono avanzate in frigorifero. Sì, le conservo in frigorifero, non so se sia corretto, però così mi durano un sacco. Qual è il modo più veloce per cucinare delle verdure con il minimo sforzo? Farle al forno. Mettiamo un foglio di carta forno nella teglia perché la nostra cucina senza sforzi è in previsione anche del dopo. L'unico grande sforzo di questa ricetta è tagliare le verdure, ma la buona notizia è che sono solo 3, quindi ce la possiamo fare. E anche la zucchina l'abbiamo tagliata e ora l'ultima, la cipolla, ma se non vi piace non mettetela. A me la cipolla piace e la uso volentieri. Ovviamente mentre taglio e preparo le verdure ho acceso il forno a 200 gradi e ora divertiamoci a condire con le spezie: olio d'oliva, rosmarino, paprika, origano, per me immancabile, e ovviamente sale. E poi senza fare troppi complimenti usiamo le nostre mani per mescolare. E poi schiacciamo bene per creare un solo strato di verdure. E cuocio le verdure per 25 minuti, 200 gradi. Le verdure hanno quasi finito di cuocere in forno, quindi io adesso riscaldo le mie tortillas che saranno velocissime, bastano semplicemente 10 secondi per lato. Le verdure sono pronte, metto da parte le verdure e aggiungo le tortillas che metterò in un lato della teglia. E qui aggiungerò i ceci e l'avocado. Svuoto l'avocado in una ciotola semplicemente usando un cucchiaio e lo schiaccio. Poi aggiungo una bella spruzzata di limone e sale e aggiungo anche un po' di peperoncino sia per dargli piccantezza che per il colore. E i ceci che condisco con olio e pepe e se piace anche un po' di curcuma. E la nostra serata tortillas si può dichiarare pronta ad iniziare. Salmone con verdure al forno. Inizio con le patate. Le affetto abbastanza sottili. Le patate sono di media grandezza. Faccio delle fette grandi ma sottili.
Metto le patate in un recipiente perché in questo modo le condirò con l'olio, il rosmarino e il sale. Olio sempre extravergine di oliva ovviamente, il rosmarino, una bella presa di sale e mescolo con il mio strumento preferito, che sono le mani. Ok, perfetto, mi sono resa conto fino adesso di aver parlato senza microfono, quindi scusatemi, ci sarà stato un eco terribile. Rimedio subito. Il peperone lo taglio a dadini, quindi prima striscia all'incirca. E filetto di salmone, 400 grammi. E il trucco che ormai conoscete tutti è quello di versare dell'acqua bollente sulla pelle del salmone, in questo modo si staccherà facilmente. Taglio il salmone a cubetti e nel frattempo, se trovo qualche spina, ovviamente la tolgo. Allora, facciamo prima uno strato di patate nella teglia, poi mettiamo il salmone, poi facciamo uno strato di peperoni e infine uno strato di patate. Un po' di pane grattugiato per fare una leggera crosticina e un bel filo di olio. In forno a 190 gradi per 40 minuti. Ed ecco pronto il nostro salmone con le verdure. Un piatto di pesce che piace anche a chi non ama il pesce. Veloce, non dobbiamo pensare a niente. Perfetto e delizioso. Pizza liquida. E ora pizza. Pizza in 5 minuti. 250 grammi di farina. 2 cucchiaini di lievito per salati istantaneo. Ovviamente il sale, mezzo cucchiaino. Mescoliamo. Aggiungiamo l'acqua, stessa quantità, quindi 250 grammi. L'impasto ovviamente sarà abbastanza liquido. Una bella girata energica. Prendiamo una teglia, questa è da 22 cm. Prima la ungo con un po' d'olio e poi verso un po' di farina, come quando facciamo le torte. Ora versiamo l'impasto, facciamo uno strato sottile, tanto si gonfierà durante la cottura. Poi anche qui dipende dai gusti, c'è chi la ama un po' più alta e chi invece bassa. Io la preferisco un po' bassa. Ok, adesso la condisco. Aggiungo dei pezzettini anzi fettine di pomodoro, aggiungo delle olive, origano, capperi e siamo pronti a infornare per 35 minuti, forno ventilato, 200 gradi. Con questa quantità di impasto possiamo fare direttamente anche una teglia più grande, oppure 2 teglie singole, perché tanto stiamo cuocendo in modalità ventilata, per cui andrà a cuocerle entrambe. Ecco qua la nostra pizza liquida, che è diventata bella solida e croccante. Perfettamente dorata, anche sotto. Pizza in 5 minuti. E ora un piatto, anzi, più che un piatto, una cosa che mi faceva mia mamma quando ero piccola, con questo pane, semplicemente condito come se fosse una pizza e cotto nel forno. Quindi la spianata si condisce semplicemente con mozzarella o altro formaggio, pasta filante, origano, qualche pezzetto di acciuga sott'olio e capperi, direttamente in forno così, 5 minuti. Sì, lo so, questa non è una ricetta, però avevo voglia di farla. Le cose semplici che ti fanno viaggiare indietro nel tempo. Troverete tutte le quantità delle ricette in descrizione e mi piacerebbe sapere se anche voi avevate una non ricetta di quando eravate piccoli. Vi aspetto nei commenti.